Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi andremo a vedere l'evoluzione karmica del prossimo periodo. La lettura non ha una collocazione temporale a livello di calendario, ma ha una durata di 3 mesi da quando la ascoltate. Bene. Mostrami Toro, evoluzione karmica per il prossimo trimestre. Ok. L'eremita e il diavolo. Qualcosa mi dice che rivedrete i vostri modi di pensare, i vostri modi di comportarvi. È un periodo che probabilmente va a rimescolare un pochettino le carte per quello che riguarda le vostre convinzioni, le vostre attitudini, quello che per voi potrebbe essere una schiavitù, un vizio, un qualche tipo di controllo. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti che sono presenti sul canale. Bene ragazzi, partiamo con un 2 di coppe, un 10 di denari, la regina di bastoni, scusate, la regina di denari, quattro di coppe, 9 di bastoni, eremita, e re di denari. Avete re e regina di denari, è un bel 2 di coppe. Potrebbe fare riferimento a una relazione di coppia in essere dove per qualcuno ha anche a che vedere la famiglia. Adesso io vi dico qual è l'andamento energetico più importante, ragazzi. Poi andrò come a farvi degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto, ok? Andiamo a vedere questo 2 di coppe. Sei di bastoni. Quindi qui è come se si partisse da una coppia, da un'alleanza, da un momento di incontro ufficiale, cioè mi viene da dire che potrebbe essere un fidanzamento, anche perché il 10 di denari poi parla di matrimonio. Quindi è come se fosse un preaccordo, se per caso per voi vibrasse come un movimento, diciamo, lavorativo. Però ho come la sensazione che, adesso andiamo a prendere un'altra carta, ci sia proprio un'ufficializzazione, un qualche cosa che finalmente è diventato dichiarato, è diventato aperto o sta per diventare aperto. Qui abbiamo un 9 di bastoni e un 6 di spade. Ragazzi, qualcuno è come se si fosse tolto un peso. Com'è questa sensazione? Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. 7 di bastoni, infatti, come se fosse finito un periodo conflittivo, un periodo di lotta, un periodo dove vi magari siete difesi o avete difeso, come se fosse arrivata una sorta di riscossa. Se non è già arrivata, sta per arrivare.
e molto probabilmente a livello di una relazione in particolare, non a livello generale, ecco. Allora, il 10 di pentacoli abbiamo detto che è spiegato da un 7 di... sì, ma infatti sì, da un 7 di bastoni e un asso di coppe. Sento che è come se ci fosse qualcosa di nuovo che inizia, un nuovo gruppo, una nuova alleanza. Vi dicevo, c'è come stata una sorta di ufficializzazione. Se fosse per esempio una questione lavorativa, questa alleanza avrebbe bisogno di essere contrattualizzata per far sì che si riesca a partire con il piede giusto, perché si riesca a creare qualcosa di proficuo per entrambe le parti. Andiamo a vedere la regina di denari. Cavaliere di denari. Ragazzi, ho come la sensazione che ci sia da lavorare sull'unità, sull'unione, sulla condivisione. Perché in realtà, avendo questa regina di denari, qui il punto è che uno dei due, e potreste essere voi, state andando di più o state dando di più di quello che in realtà state ricevendo. L'eremita ce l'avete ben 3 volte. Io vi sento soli all'interno di questa famiglia, all'interno di questo gruppo, all'interno di questa relazione. Cioè è come se, sì sì, ok, lui è il mio collaboratore, lei è la mia collaboratrice, piuttosto che lui è il mio fidanzato, lei è la mia fidanzata, però poi in realtà è come se non ci fosse una sorta di comportamento come tale. Quindi potreste essere voi a dover far tutto per entrambe. Vi dico, il 10 di pentacoli qua io sento proprio forte che parla di contratti, di cose che vincolano, e vi dico così perché avete anche il diavolo, perché poi il vincolo può essere sia positivo ma anche negativo certe volte. Però adesso andiamo a vederlo mano a mano. 4 di coppe. E anche qui avete 2 volte il 9 di bastoni. Sento che è un periodo dove ehm, ci sarà una sorta di dispendio energetico, ma perché? Perché molte persone si sentiranno sole, probabilmente nella vita, all'interno della famiglia, all'interno della coppia, c'è come una sensazione di solitudine e di dover fare tutto da soli. È come se con questo 4 di coppe non si vedessero le alternative legate alla vostra indipendenza. Siccome qua abbiamo re e regina di denari, ci potrebbe essere una situazione di incastro, mettiamola così, per quello che riguarda l'indipendenza finanziaria, l'indipendenza anche caratteriale alle volte. Vi faccio un esempio. Siamo fidanzati, ok? O siamo collaboratori, però poi alla fine l'altra persona fa, prende, decide, sceglie per conto suo senza consultarmi. E mentre io invece, senza prima consultare l'altro, non muovo un passo. È questa l'attitudine qua che va cambiata con la ruota della fortuna. Ho come la sensazione che qui il sentirsi soli da parte vostra sia proprio per la gestione delle cose pratiche, il fare proprio. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Non è tanto sentirsi un solo a livello emotivo piuttosto che a livello mentale, non so con chi parlare, non so con chi sfogarmi. È proprio un non so a chi chiedere per darmi una mano, oppure l'altra persona non ha intenzione di aiutarmi, io vedo che non mi aiuta, insomma faccio tutto io. Mondo per il 9 di bastoni. È un po' come se con questo... è Papa. È un po' come se con questo eremita e con questo diavolo doveste vivere questo momento di solitudine, perché è molto presente l'eremita in questa lettura, ma non perché dobbiate sentirvi esclusi, ma piuttosto per trovare quello che potrebbe essere il vostro potere personale, la vostra indipendenza. Se il diavolo parla di dipendenza e di schiavitù,
questa carta, che così parla anch'essa di dipendenze, bisogna girarla, avete anche la ruota della fortuna. Qui si tratta di cambiare il punto di vista. Con il 4 di coppe è perché vi state fissando su quello che non avete o su quello che non ricevete e invece vi piacerebbe ricevere, mentre sarebbe meglio, diciamo così, che vi guardaste un po' intorno perché uno, potrebbero esserci possibilità che non avete considerato, due, potrebbero arrivare aiuti se solo chiedeste. Questo è un'altra cosa che vi dico perché c'è qualcuno che potrebbe porgervi un aiuto. Il punto è avere anche l'umiltà di dire sì, ok, ho bisogno, non ce la faccio da solo, non ce la faccio da sola. E poi qui con questo mondo e con questo papa devo dire che potrebbe arrivare una guida, qualcuno che vi aiuti ad avere una visione di insieme, potrebbe essere qualcuno che vi aiuti in un certo senso a completare quelli che sono i vostri compiti, le vostre aspettative, i vostri doveri. Andiamo a vedere l'eremita. Mm, 8 di pentacoli e re di bastoni. Ragazzi, qua si tratta di muovere l'energia, eh. Infatti, guardate che poi alla fine l'ultima carta è un re di pentacoli, parla di abbondanza, di prosperità. Può effettivamente riguardare il lavoro. Se riguardasse il lavoro, ragazzi, vi dico che potrebbero arrivare dei contratti, ma qua avete bisogno di cambiare il modo di vedere le cose e anche, guardate, vi dirò, il modo di mettere i vostri paletti. Potrebbe essere, diciamo, proficuo spostare le asticelle, cioè se in questo settore ho un'asticella alta, ma poi non ce la faccio a soddisfare le mie aspettative, abbasso l'asticella. In altri settori dove vedo che magari l'asticella è troppo bassa, la alzo. Si tratta di regolare mano a mano, cammin facendo, le barriere difensive piuttosto che i confini mano a mano, cammin facendo, guarda, adesso ho bisogno di uno spazio per me, per piacere parlami dopo. O scusa, devo finire questo lavoro, parliamone più tardi. E questo movimento di solitudine vi serve proprio per capire, per riprendervi in mano il vostro potere personale, perché il diavolo costringe, però il re di denari gestisce, cioè è un'energia sempre materiale, però molto diversa. Andiamo a vederlo. E qui avete anche il re di bastoni che è un ottimo... come si chiama? Eh, non mi viene il nome in italiano. Diciamo che per farvi capire ha tante abilità per gestire le truppe. Come si dice in italiano? C'è una parola specifica, adesso non mi viene, però avete capito intanto. Allora, il re di denari è spiegato da un cavaliere di coppe. Vi dico, secondo me, se per voi vibrasse come una relazione di coppia, anche qui dovete vivere questo senso di solitudine, ma non tanto come ok, l'altro mi scarta o sono obbligato a fare così e nessuno mi aiuta, ma più come un ok, dove sono i miei punti di forza? Che cosa ho imparato dal mio passato? Fin dove posso arrivare? Dove penso di avere il limite e mi voglio sfidare a rompere questo limite, ad andare oltre il limite che io penso di avere. Allora, andiamo a vedere ancora una carta per questo re di pentacoli. Qui ragazzi, guardate, potrebbe essere che qualcuno vi venga in aiuto, ve lo dico perché abbiamo questo cavaliere di coppe che ci parla di offerte, che ci parla di wow, regina di coppe. Le cose si ammorbidiranno alla fine, ok? Io credo che qui all'inizio ci sia più un qualche cosa di nuovo che sì viene ufficializzato, sì inizia, sì si deve concretizzare, ma probabilmente dovete, come vi dicevo prima, smussare qualche angolo, cambiare un pochettino le asticelle o il vostro modo di difendervi, di delimitare i vostri confini e un po' questa attitudine del mi manca questo, non posso fare questo, sono bloccato di qui, sono bloccata di là, tende poi a cambiare nel momento in cui voi cambiate queste asticelle. Di conseguenza, vi dico,
c'è anche il Papa, quindi secondo me qualche tipo di guida potreste incontrarla nel cammino. Ehm, Tenete presente che avete l'eremita 3 volte. L'eremita è la guida di se stesso, è colui che ha già maturato le esperienze, le conoscenze, gli errori necessari per riuscire a far fronte alla sua vita in modo autonomo ed è per quello che si avventura da solo, va a ricercare la propria verità, cioè come voglio vivere io la mia vita in base a tutto quello che ho vissuto, che cosa voglio creare. È una carta che è fortemente basata sull'analisi del passato per creare un futuro migliore e qui vi sento e qui inizierete a lavorare e potrebbe essere l'arrivo di un ruolo che state aspettando da questa collaborazione che e quindi qui l'insegnamento è imparare a fare il vostro, mi verrebbe da dire, perché qui c'è come una tendenza a fare troppo e poi a sentirsi soli perché non ci si riesce a prendere carico di tutto quello che si vorrebbe fare. Quindi qui bisogna un attimino calibrare, stabilire quali sono i vostri limiti, dire fin qui ce la faccio da solo, fino a qui no, fin qui no, cioè da qui in avanti no, e poi vedrete che riuscirete a trovare una vostra stabilità. Vi dirò, potrebbe proprio anche arrivare un'offertona. mm, Dove vedo il diavolo? Mm. In realtà non lo vedo come una carta negativa, è più una situazione di tenere sotto controllo le cose, tenere sotto mano, tenere... Poi è vero, troppo controllo rende schiavi ed è per quello che qua vi dicevo, abbassate le asticelle se sono troppo alte. La perfezione non esiste perché quello che è perfetto oggi, tra 6 giorni, non lo è già più perché noi cambiamo in questi 6 giorni, quindi anche quello che prima era perfetto potrebbe non esserlo più. Quindi, perché sento che crea stress, crea stanchezza questa sorta di soglia di perfezione piuttosto che soglia di, non lo so, io l'ho chiamata perfezione, però per voi lo stress potrebbe arrivare dal faccio tutto quello che mi viene richiesto per non creare disagio, piuttosto che, non lo so, ognuno ha il proprio esempio, la propria situazione. Comunque, spero che abbiate capito il movimento energetico. Andiamo a vedere adesso Osho. Che tipo di consiglio? L'innocenza, che a livello di raffigurazione mi ricorda molto l'eremita, quindi possiamo dire che ce l'avete 4 volte perché è rappresentato da un saggio, da un anziano. Però in realtà è la carta del sole e qui richiama un po' questa energia dell'eremita, quindi della saggezza, di chi ha vissuto già parecchio, però essendo la carta del sole ricorda un po'. ehm, Mi viene da dire di guardare la vita un po' più sorridendo, con un po' più di amore, con un po' più di genuinità, di pulizia. E qui abbiamo anche una carta del rimandare, che è un 4 di spade. Io sento che molti... Allora, il 9 di pentacoli è anche la carta delle coccole. Ok, io la chiamo così, mi piace chiamarla così. Siccome questa è una carta che parla di... cioè, raffigura qualcuno che, diciamo così, riflette seduto sotto un albero e il 4 di spade, qua viene chiamato rimandare, ma nelle carte tradizionali è rappresentato come qualcuno che riposa. Io credo che qui, ragazzi, dobbiate prendervi proprio fisicamente anche del tempo per voi, con tutte queste ripetizioni dell'eremita, per ricaricare le pile, per guarire. Avete bisogno di darvi attenzione, avete bisogno di coccolarvi, perché c'è la tendenza in questo periodo a dare troppo al mondo esterno e troppo poco a se stessi, e così non ricaricate le pile. Va bene, andiamo a vedere un koan. La luce interiore è al di là della lode e del biasimo, come lo spazio non ha confini. E qua mi viene in mente, sempre guardando questa eremita, il buon samaritano, o comunque colui che fa opere di bene senza aspettarsi niente in cambio. Difatti qua dice la luce interiore, quindi quando si dà amore, quando si fa qualche cosa che arriva veramente dal cuore, ehm, è esule, diciamo, non sta a guardare quello che è la lode o il biasimo. Semplicemente è un atto di amore puro che viene, diciamo così, lanciato nell'universo
senza appunto aspettarsi niente in cambio, e quel tipo di energia è l'energia che si espande più velocemente e che non ha confini. Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale. Se intanto volete dare un'occhiata ai temi trattati nei video degli abbonati, vi invito ad andare a vedere le playlist, sono quelle con la copertina lilla, e così iniziate a vedere i titoli. Bene, io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!